E in questo video voglio parlarti di una strumentazione, quindi di un setup economico, relativamente economico, per fare degli ottimi podcast audio nel 2025. Come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video voglio concentrarmi su un setup relativamente economico per fare audio podcast nel 2025. Faccio una piccola premessa. Nel 2025, così come in realtà anche nel 2024, più passano gli anni, più questa sensazione, che non è una sensazione, questa situazione cambia, cioè la qualità audio anno dopo anno migliora sempre di più, l'asticella si alza sempre di più e te ne rendi conto ascoltando o guardando i contenuti degli altri. La strumentazione in proporzione diventa sempre migliore e costa sempre meno in proporzione. Ok, quindi per realizzare un buon podcast oggi si può spendere poco per ottenere un risultato veramente buono. Ok, benissimo. Allora, quello che ti propongo in questo video è quello che secondo me può essere un ottimo setup iniziale spendendo relativamente poco. Però è ovvio che lì fuori ci sono tantissime alternative, tantissime schede audio, tantissimi microfoni, quindi veramente c'è una scelta infinita. Piccola premessa a questo video. Sto registrando l'audio, non so se vedi qui ho una sorta di collana. Sto registrando l'audio di questo video con l'Hollyland Lark M2 che arriva in questa confezione carinissima. Questo l'ho comprato io con i miei soldi e lo sto un attimo testando. Sembra una cosa molto carina. Adesso l'ho messo qui come collana, ma avrei potuto metterlo. Vabbè, insomma, sto testando quest'audio, quindi magari fammi sapere nei commenti qui sotto, oltre a commentare quello che ti racconto nel video, anche come ti sembra la qualità di questi microfoni. Ok? Benissimo. Iniziamo. Allora, la prima cosa che voglio farti vedere è questa scheda audio. Questa è la Vocaster 2 canali della Focusrite. Allora, perché questa scheda audio? Ti racconto prima una cosa che è successa con questa scheda audio. Quando è uscita, un anno fa più o meno, non ricordo adesso di preciso quando, costava tipo questo modello qui 250 euro. Il modello ha un canale, non so, fai 180, 150, una cosa del genere. All'improvviso questa scheda è crollata di prezzo. Io questa qui l'ho pagata 68 euro, se non ricordo male. 68 euro e quella a un canale costava, se non ricordo male, intorno ai 50. Un regalo e quindi non ho potuto non comprarla. Adesso il prezzo sta salendo un pochino. Siamo su, se non ricordo male, sugli 80 euro per questa versione e 65, se non ricordo male, per la versione un canale. Ti lascio i link in descrizione. Questa scheda audio qui è un'ottima scheda audio, innanzitutto è della Focusrite. La forma, il fattore forma è meraviglioso, ha 2 canali, ma ti ripeto c'è anche la versione a un canale, e questa scheda audio ha 2 caratteristiche che secondo me la rendono veramente interessante. Anzi, in realtà sono 3. La prima è che ha 2 uscite cuffie, quindi ha 2 canali in ingresso e 2 uscite cuffie. Se ti interessa la recensione completa di questa scheda audio, trovi il link in descrizione, perché ho già fatto dei video su questa scheda audio. Quindi non entro troppo nel dettaglio, perché lì è spiegato tutto nel dettaglio. Quindi una delle caratteristiche principali è la doppia uscita cuffia, quindi comodissima perché ci sono qui sul frontale superiore i comandi, quindi il muto, per mettere muto, immagina di un ospite, deve tossire, può mettere muto, oppure qualsiasi motivo. C'è l'autogain, quindi anche se sei all'inizio e non sai settare correttamente il tuo gain, con questa scheda audio puoi farla. Ha un'interfaccia software che ti permette di avere un equalizzatore, un compressore, un denoiser, se non ricordo male, quindi il minimo indispensabile per ottenere un buon suono. E in più, visto che sempre di più nel 2025 e così sempre di più sarà, diciamo, l'epoca dei podcast video, questa scheda audio ha l'uscita per la fotocamera. Ok, quindi nel pannello posteriore c'è l'uscita per la fotocamera, che ovviamente potrebbe essere anche uno smartphone, quindi non per forza una fotocamera ma anche uno smartphone. Quindi se vuoi fare delle live, se vuoi fare dei video podcast con questa scheda audio puoi farlo tranquillamente, perché l'audio entra in questa scheda, esce da questa uscita, va nella fotocamera o nel telefono, dove puoi trasmettere o registrare. Ok? Ti lascio il link in descrizione e ti lascio anche il link per guardare tutto il video completo. Ok? Questo era il primo elemento che volevo farti vedere.
Per quanto riguarda i microfoni, voglio darti due alternative. La prima, la conosci benissimo, è questa, ovvero il Behringer XM8005. Anche in questo caso non ti faccio ascoltare come suona perché trovi un sacco di video sul mio canale, quindi ti lascio i link, ma basta cercare sul mio canale Behringer XM8005, ti vengono fuori un sacco di video. Questo microfono costa una ventina d'euro e suona veramente bene. È molto solido come costruzione, è un microfono scuro. Non è chissà quanto definito, ovviamente, perché per 20 euro cosa ti aspetti, però ti assicuro che se questo microfono costasse il doppio, tutto sommato sarebbe un microfono interessante lo stesso. A questa cifra, e ti lascio i link in descrizione perché spesso si trova anche in offerta, a questo prezzo vale assolutamente la pena di comprarlo. L'unico consiglio che ti do, aggiungigli una spugna, ti lascio il link in descrizione perché questo microfono soffre tanto di plosive. Quindi hai bisogno di una buona spugna oltre a conoscere una buona tecnica microfonica, ma anche su questo trovi video sul mio canale. Ora passiamo al secondo microfono. Il secondo microfono che voglio farti vedere è questo, ovvero il Fodeuse SL40X. Non preoccuparti perché lo vedi strano in questo momento, perché siccome la scritta Fodeuse è veramente oscena, gli ho messo dello scotch nero intorno. Siccome la sua forma non è a barilotto, ma è, non lo so, un dodecagono, non so quanti lati ha, per fare una cosa precisa avrei dovuto perdere un sacco di tempo, quindi mi sono annoiato, gli ho messo lo scotch intorno, punto, basta, finito. E adesso mi piace molto di più, perché quella scritta Fodeuse era veramente oscena. Avrei potuto anche cancellarla con dei solventi, con delle cose, ma sinceramente lo scotch si fa prima. L'ho comprato su Amazon, se ti interessa ti lascio il link in descrizione, ho pagato un paio d'euro e ha fatto egregiamente il suo dovere. Poi va benissimo così. Ti dicevo, questo microfono, anche di questo trovi diversi video sul mio canale, tra l'altro l'ho paragonato anche allo Shure SM7B, l'ho paragonato a, non mi ricordo quale altro microfono, forse l'Elgato Wave DX, insomma, fa la sua figura. È un microfono, anche in questo caso, come con il Behringer XM8005, è un microfono scuro, ed è un microfono non definito come il Behringer XM8005, ma costa una cinquantina d'euro, ma ti lascio il link in descrizione perché spesso lo trovi anche in super offerta su Amazon. È un microfono, ti dicevo, non definito, però un microfono che piace a tantissime persone. Perché? Perché avendo una spinta molto forte sui bassi è come se avesse già un suono in partenza pronto all'uso. A tante persone piace proprio perché sembra, tra virgolette, tante virgolette, un microfono broadcast, ok? Quindi piace a tante persone, ha la forma più o meno interessante, quindi lo puoi mettere su un braccio, lo puoi tenere così. Di solito queste forme così piacciono di più rispetto a queste, semplicemente per una questione di gusto personale o comunque di imitazione, nel senso che tante persone hanno i vari microfoni sulle aste e quindi probabilmente anche a te piace più questo. È un microfono che io definisco impastato nelle frequenze perché ha una spinta molto forte sulle basse a discapito delle medie e delle alte, che dal mio punto di vista lo rende molto impastato sulle frequenze, però ti ripeto, piace a un sacco di persone. Poi vai a ascoltare i video che ci sono sul canale perché sicuramente capirai meglio ciò che sto dicendo, ma probabilmente ti piacerà perché, come ti raccontavo anche prima, ha un suono molto finito, cioè ci parli dentro, buona la prima, non hai neanche bisogno troppo di equalizzarlo, comprimerlo o altro, perché tutto sommato già va bene così, forse solo un filo di compressione. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, un video abbastanza veloce dove volevo consigliarti, tutto sommato con, diciamo, un centinaio d'euro, puoi realizzare un podcast che suona bene. Ora, in questo video non ti ho parlato di aste, non ti ho parlato di cavi, non ti ho parlato di altre cose, perché, insomma, lo lascio per altri video, poi ne ho parlato già veramente tanto. Quindi, per iniziare a fare podcast in modo decente, con un audio buono, questa è la strumentazione minima che ti consiglio. Come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io, come al solito, ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.